Aytayla budingiz, aytayla. Çok. Ataycıksın. Chetga turing, davlat tilida gapirasiz. Davlat tilida. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Abbiamo lasciato Khiva direzione Buccara alla mattina presto. La strada alla fine non è così male, è chiaro che bisogna continuamente zigzagare per evitare le buche più dure, come diceva la famosa canzone di Battisti. Adesso qua è molto bella, prima avevamo delle buche veramente profonde che prese in velocità non è che fanno chissà cosa, ma magari ce n'è una più profonda dell'altra che potrebbe fare qualche danno. Contiamo di fare questi 450 km, poi fermarci altri 2 giorni a Buccara per visitare la città, e quindi diciamo che questi giorni delle 3 città sulla via della seta più importanti dell'Uzbekistan saranno abbastanza rilassanti. Sì, è vero. Non c'è niente da fare, qua i cani sono liberi, si vede che non vedono tante moto e vi corrono dietro, se passate vi corrono sempre dietro, lo fanno tutti i cani. Marcelli sul Seccia. Allora questo è 95, cazzo è? Sai che mi sa che non c'è? Ma adesso ci guardo, ma questo qua secondo me è gasolio e quell'altro secondo me è gasolio, tutto gasolio. Pausa benzina e rilassamento. Oggi la temperatura almeno questa mattina è decente. Vamo qua, che spettacolo di vista. Questa parte sembra quasi verde, c'è un fiume, un lago, dall'altro è deserto più totale. Pamirski track? Yep. Pamir, after that we will go to Kyrgyzstan. And no, we leave the bike in Kyrgyzstan. Ok, sulla strada per arrivare a Buccara abbiamo incontrato questo ragazzo russo che viene dalla Crimea, che ha un canale, adesso ve lo faccio vedere se volete seguirlo. Il suo viaggio è un po' diverso dal nostro perché dopo andrà in Afghanistan. I drive to Afghanistan. After Afghanistan,
I drive Pakistan and my last country is India. India. Probabilmente il giro che faremo il prossimo anno, non lo so. Comunque fantastico trovarsi, grazie mille. E forse ci rivedremo a prendere una birra a Bucara. Anatoli, che se ho ben capito il nome del ragazzo russo che abbiamo appena incontrato, il ragazzo di ADV Crimea, viaggia molto più veloce di noi, 140, 150, anche perché effettivamente non ci sono incroci, non c'è niente, la strada comunque è bella dritta, quindi se non hai un problema sul mezzo non hai nessun problema, insomma. Noi però ci godiamo sto paesaggio spettacolare, lui se lo perde, Armando, che deve stare concentrato. Cosa dici? Ah, ma sei qua, dai, arriviamo anche noi comunque, piano piano arriviamo. A Bucara, un'altra città importantissima sulla via della Seta, una città che è stata capitale se ricordo bene, di 300 anni della regione, poi è stata distrutta da Gengis Khan, ma ha ritrovato grazie al commercio durante l'epoca della via della Seta la sua è rifiorita praticamente. Qua hanno anche soggiornato, non mi ricordo, attorno al 1300 i Polo. Vediamo un po' di architettura e ci facciamo un giro assieme. Nonostante in Occidente sia molto meno famoso di Samarcanda, ha molti più edifici di interesse storico. Qua ne vediamo uno, ad esempio, che è la madrasa di Abdulaziz. E adesso andiamo a fare un giro della città. Tutti i monumenti, 140 monumenti di Bucara sono riconosciuti dall'UNESCO. Meno male che ci siamo infilati dentro il mercato, così un po' di traffico caotico ci mancava. Il mercato è affascinante, ma oggi c'è questa miriade di taxi, minibus taxi, che continuamente vanno avanti e indietro, ce n'è una quantità infinita e sono tutti pieni, quindi ci hanno detto che è praticamente impossibile spedire l'ammortizzatore, il pezzo che abbiamo rotto in queste zone, e qui, almeno nei tempi che noi volevamo, e quindi stiamo andando a cercare i componenti per provare a ripararcelo da soli. No, si appiccica solo. Nel frattempo ci facciamo un somsa, che è un tipico panino uzbeko ripieno di manzo, agnello e cipolla. In fondo cosa c'è? Le braccia? Le braccia là. Prendiamo le due, dai. Aspetta, 10. Ah, 10. 10. Oggi ripartiamo direzione Samarcanda, sono meno di 300 km, quindi veramente una passeggiata, le strade dovrebbero essere mediamente belle, vediamo, via, facciamoci questo ultimo bimbi sono.
e questi 300 km poi dopo passeremo un altri 2 giorni a Samarcanda, l'ultima città dell'Uzbekistan che visiteremo sulla Via della Seta. Oh, di cocomare ce n'è, Cioè, non è che c'hai un po' di concorrenza, ce l'hai se devi fare il cocomeraio. E io farei un po' di marketing, metterei fuori il prezzo, no? Metti fuori un prezzo bassissimo. Fai vedere la macchina? Perché lo vuoi? Fai vedere la macchina. Коля, а вот это твой друг, может он Хонду же делает, а? Да. Как его звать? Бакар, да, Бакар, Arrivati a Samarcanda, la prima cosa che abbiamo voluto fare è sistemare il mono di Armando, perché ci aspettano strade ben più brutte di quelle che abbiamo fatto fino ad oggi, e quindi andare con questo mono davvero era drammatico, non si poteva fare. E quindi stiamo cercando qualcuno che possa aiutarci a sistemare questo mono. Dopo poco più di 5.000 km i pneumatici non sono completamente usurati, ma siccome dovevamo smontare il mono abbiamo pensato di sostituire anche i pneumatici qua a Samarcanda, e non aveva senso fare altri 1.000 km, visto che le strade che andremo ad affrontare saranno molto peggio di quelle che abbiamo affrontato fino ad oggi. Noi siamo un po' dei cani in fuoristrada, è meglio affrontarli con dei pneumatici più in ordine. Siamo qua Mono sistemato. con your name? Cola. Oler, Nicolas. Grazie anche a tutti i ragazzi qua che ci hanno assistito. Hanno fatto questa operazione, adesso vediamo se... Dal signore dove siamo andati in officina, ha fatto un'operazione chirurgica. L'abbiamo già testato, abbiamo messo a 8 bar, non viene fuori niente. Giriamolo in alto perché se spara fuori questo qua uccide uno. Grazie. Rimontiamo. Via, vai. Nel nostro viaggio per la Via della Seta non potevamo certo non visitare quella che è la città più famosa in Occidente della Via della Seta, appunto, che è Samarcanda, anzi la fortezza di pietra. Samarcanda è una città millenaria che per centinaia d'anni, nonostante varie dominazioni, è stata comunque sempre una città importantissima e anche ricchissima. Per centinaia d'anni la più ricca dell'Asia centrale. Ha conosciuto appunto varie dominazioni fino a che i mongoli l'hanno distrutta più volte. È stato Tamerlano poi a ricostruirla, facendo di questa città la capitale di quella che era una regione famosissima della Transoxiana. Poi è stato un altro periodo di decadenza quando la capitale è stata spostata da Samarcanda a Bukhara, ma comunque ancora oggi possiamo ammirarne le fantastiche architetture. Da dove partire se non dalla piazza del Registan per fare questa rapidissima carrellata di monumenti di Samarcanda?
questa rappresentazione della vita ci hanno detto che la fanno tutte le sere ed è spettacolare. E su queste immagini veramente suggestive, che purtroppo nel video non saranno così come dal vero, vi salutiamo. Questa puntata è finita, spero che vi sia piaciuta. Se così fosse, un bel mi piace gradito. L'iscrizione al canale se volete vedere altre puntate è ancora più gradita. Scrivete pure se avete domande su cose che noi purtroppo non abbiamo toccato perché ci siamo dimenticati. Noi rispondiamo sempre a tutti. Grazie mille e alla prossima.